Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Inter Bologna 3-1 rappresenta una vera e propria prova di forza della nostra Inter, una prova di forza per l'approccio alla partita, per la gestione tattica dell'incontro, per la gestione delle diverse fasi della partita. Insomma, è stata un Inter straripante e un Inter che ha dato ulteriori conferme al di là di qualche neo, qualche neo che si trova sempre in ogni prestazione. Naturalmente e fortunatamente sono molte più le luci che le ombre di questa Inter e naturalmente quindi andiamo ad analizzare tutto ciò che è stato Inter Bologna. Naturalmente come al solito e a maggior ragione dopo una vittoria vi ricordo un bel like a questo video e l'iscrizione al canale. Insomma, festeggiamo i 3 punti, il primato confermato, magari con tanti like a questo video. Iniziamo subito dal punto di vista dell'approccio, quindi di come ha gestito l'Inter la partita. L'approccio è stato effettivamente da grandissima squadra, da squadra che non ha sofferto psicologicamente il fatto che il Bologna stava diventando praticamente una bestia nera per la nostra Inter, una squadra che è scesa in campo consapevole della propria forza, con le idee ben chiare su come impostare la partita tatticamente e che ha subito impresso il ritmo al match. Andiamo anche alla lavagna tattica, anche per andare un po' ad analizzare tatticamente cosa l'Inter ha fatto in maniera eccezionale. Innanzitutto, cosa ha fatto l'Inter? Sulla prima costruzione del Bologna c'era il pressing alto. I quinti hanno fatto un lavoro tatticamente eccezionale. Attenzione, dico tatticamente, quindi non sono stati straripanti al di là di un Di Marco che comunque ha fornito l'assist per il gol di Lautaro, ma magari non sono stati straripanti in fase realizzativa, ma sono stati però straripanti. In realtà Di Marco ha fornito l'assist poi per il gol di Thuram, sono stati però straripanti per quanto riguarda l'aspetto tattico della partita. E così è stato un Inter che andava al pressing alto sulla prima costruzione del Bologna, pressing che veniva portato anche dai quinti che appunto si alzavano per andare a disturbare questa costruzione, pressing naturalmente accompagnato dai centrocampisti, e questo portava due situazioni. Una era che il Bologna tendeva a verticalizzare, cosa non rara ovviamente per la squadra d'Italiano, ma a farlo frettolosamente, e poi c'erano appunto i terzi di difesa che erano aggressivi sugli esterni. In più di un'occasione c'è stata la verticalizzazione su Cambiaghi e Bissek ha avuto la meglio, ma in altre situazioni è stato un Inter che poi recuperava palla in zona avanzata del campo, e naturalmente recuperare palla nella metà campo avversaria si traduce molto spesso in occasioni o potenziali occasioni da gol. Un altro aspetto che l'Inter ha fatto in maniera eccezionale è stata la gestione i movimenti dei due attaccanti, in particolar modo di Lautaro Martinez. In che modo? Molto spesso i centrocampisti del Bologna erano naturalmente impegnati sui centrocampisti dell'Inter, quindi Moro su Zielinski, Ferguson su Barella, Odegaard aveva un po' il compito di schermare Çalhanoğlu. Cosa facevano i due attaccanti? Lautaro andava incontro, Thuram spesso andava a giocare dal lato di Lukumi. Praticamente Lautaro in questa posizione di campo dava sempre delle difficoltà alla difesa del Bologna, perché il fatto che il nostro capitano svariasse molto per il campo, andava incontro al centrocampo, si creava sempre quel problema di chi dovesse uscire per andare a prendere Lautaro, quindi magari rompere la linea difensiva con tutto ciò che ovviamente ne consegue, oppure un centrocampista che però naturalmente erano impegnati a contenere anche le nostre mezzali. E così praticamente Lautaro è stato un calciatore determinante. Molto spesso l'Inter si appoggiava su Lautaro, o comunque il nostro capitano andava ad aprire degli spazi, perché anche nell'azione che poi porterà all'1-0 di Zielinski, Lautaro fa un movimento che apre poi lo spazio per il passaggio di Zielinski per Thuram. Poi sarà proprio Lautaro a fornire l'assist per il numero 7, tra l'altro uno Zielinski in forma eccezionale che dà tanta qualità, ha sbloccato la partita. Insomma, non lo scopriamo certo oggi. C'era un altro, dico non lo scopriamo oggi perché è stato praticamente uno dei nuovi acquisti di questa Inter, lo Zielinski che stiamo ammirando quest'anno. C'era un'altra situazione: quando Thuram andava incontro all'azione, Lautaro a volte capitava che si allargasse, e quindi cosa succedeva? Lasciava dello spazio centrale per gli inserimenti delle mezzali, quindi Zielinski, di Barella.
Questo è stato un altro di quegli aspetti tattici che poi ha messo un po' in difficoltà il Bologna, perché quando abbiamo un avversario che pressa uomo su uomo, ecco, va un po' in difficoltà quando poi ci sono delle rotazioni. Tra l'altro un movimento di Lautaro che ha aperto lo spazio anche quando c'è stata l'occasione col tiro di Çalhanoğlu, che poi è stato appunto deviato e messo in angolo dal portiere, perché Lautaro si allarga, poi va a stringere Eghem, che era uscito per andare su Barella, se non vado errato, e Lautaro col suo movimento ha portato via Ulm a Di Marco che si stava inserendo. Altro aspetto della partita che l'Inter ha gestito benissimo e sono stati i quinti. Perché dico che tatticamente sono stati fondamentali, anche se si sono visti in fase realizzativa meno rispetto ad altre situazioni? Perché sulla prima costruzione del Bologna Di Marco ed anche lo stesso Luis Enrique erano molto aggressivi. Poi sono stati un po' più guardinghi rispetto al solito. Infatti, se andiamo a prendere anche le posizioni medie dei due quinti, ecco, li ritroviamo entrambi. Di Marco sulla linea della metà campo, Luis Enrique più basso rispetto alla linea della metà campo. In altre situazioni, anche contro l'Atalanta, abbiamo trovato entrambi oltre la metà campo. Questo perché? Perché probabilmente Chivu ha pensato di bloccare le corsie esterne, l'avevamo analizzato anche ieri nel prepartita, a dire il vero, e quindi quinti un po' più bassi che appunto aiutavano i terzi di difesa, perché il Bologna attacca tanto sulle corsie esterne, c'erano Rove e Cambiaghi. Forse ecco, nel prepartita è stato detto che Orsolini avesse qualche problema, ma insomma sono due calciatori molto pericolosi e quindi i quinti sono stati leggermente più bassi del solito, appunto per aiutare i terzi di difesa e per non lasciare spazi sulle corsie esterne che il Bologna sfrutta tanto. Barella è stato un altro calciatore fondamentale. Perché, ecco, qualcuno storce sempre un po' il naso sul nome di Barella, perché si guarda poi alla fase della finalizzazione e si dice sì, Barella arriva sotto porta, poi non riesce a finalizzare, si fa anticipare, quindi ecco c'è sempre qualcuno che lo mette tra i peggiori in campo. In realtà, secondo me, se andiamo a valutare dal punto di vista tattico, Barella è stato invece uno dei migliori in campo e spiego anche il motivo. Ci sono stati dei movimenti, delle situazioni in cui Barella è stato determinante. Se andiamo a prendere la mappa termica di Barella, e questa è un Barella che si allarga per dare l'ampiezza con Luis Enrique, che così può rimanere un po' più dietro, più guardingo, per fare più attenzione alle eventuali ripartenze del Bologna. È un Barella che lo ritroviamo praticamente in ogni zona del campo a fornire l'appoggio, lo ritroviamo anche al limite dell'area avversaria, quindi per quanto poi in finalizzazione non abbia brillato, però è un giocatore che va a giocare a tutto campo, che ci permette di avere anche l'ampiezza sulla destra e permette così a Luis Enrique di stare un po' più basso e coprirci dalle eventuali ripartenze. Per me, ecco, un calciatore che fa quel tipo di lavoro ha fatto una grande partita, quindi assolutamente per me tra i promossi finisce anche Barella. Thuram è stato un altro di quelli che forse ha fatto un po' storcere il naso, però ecco, al di là del gol poi importante anche per sbloccarsi dal punto di vista mentale, abbiamo visto il movimento che fanno i due attaccanti e tatticamente anche Thuram poi è stato fondamentale da questo punto di vista. Arriviamo a quella che secondo me è un po' il neo della serata e purtroppo è ancora una volta il nome di Sommer. Non ci sono state grosse papere da parte del nostro portiere, però manca sempre qualcosa nel dare sicurezza alla difesa. Un Sommer che rimane sempre puntualmente piantato sulla linea di porta. Nel primo tempo, nell'unica occasione che poi l'Inter finisce per concedere al Bologna, il colpo di testa di Odegaard, il colpo di testa arriva al limite dell'area piccola e lì Sommer rimane piantato sulla linea di porta. Se Odegaard prende lo specchio della porta, Sommer praticamente è già battuto. Sul gol del Bologna che arriva sugli sviluppi di una punizione, Sommer non è il principale responsabile, perché poi Castro scatta e anticipa praticamente tutti i difensori dell'Inter, però anche lì è un pallone che finisce al limite dell'area piccola. Sommer non può essere additato per aver fatto delle papere, però sono quelle piccole situazioni che poi sono dettagli che possono andare a cambiare il corso delle partite. Ecco, un Sommer leggermente più fuori, non piantato sulla linea di porta, anche lì probabilmente poteva fare qualcosina meglio. Ancora una volta, ecco, è un Sommer che non dà sicurezza all'Inter e ancora una volta io ribadisco ciò che dicevo da inizio anno. Per me, Josep Martinez merita qualche chance in più. Se valutiamo il Sommer attuale, Josep Martinez
potrebbe essere, ecco, testato tra virgolette e avere appunto delle un po' più di continuità da titolare, anche per andare a valutare quello che è stato un investimento importante sul portiere ex Genova, investimento che ad oggi non dico che è stato sbagliato, ma non è giustificato dal minutaggio che è stato poi concesso al portiere e dal fatto che l'Inter stia cercando un altro portiere per il prossimo anno senza neanche dargli l'opportunità di mettersi in mostra. In generale, tornando alla partita, ecco, è stato un Inter che ha saputo gestire poi anche dopo il 3-1, ha saputo gestire palla, ha saputo non concedere nulla e alla fine le statistiche parlano chiarissimo, ecco, è stato un dominio totale dell'Inter, 10 tiri in porta a 2, addirittura 2,96 di XG contro 0,86 del Bologna, insomma sotto ogni punto di vista è stato un dominio dell'Inter. È vero, nel primo tempo forse l'Inter poteva, diciamo, finalizzare meglio, anche nel secondo poi ha finito per sfruttare i calci piazzati, che anche quelli sono naturalmente un'arma e tante volte sono stati un'arma per la nostra Inter. È un Inter che potrebbe finalizzare meglio in alcune circostanze, quindi magari sottoporta un pizzico di freddezza in più, magari anche un tocco di meno oppure un po' più di precisione nell'ultimo passaggio, come in un'occasione dove Lautaro ha rubato palla a Lukumi e poi ecco ha dato un pallone leggermente troppo corto per Thuram, o quando Lautaro ha colpito la traversa poi è stato indicato come colpevole diciamo così la zolla di San Siro, però in alcune circostanze un Inter che potrebbe fare qualcosina di più. Naturalmente ha trovato anche un ottimo Ravaglia che è stato secondo me il migliore in campo per il Bologna, anzi al termine del primo tempo secondo le valutazioni di SofaScore era il migliore in campo dei 22, aveva la valutazione più alta di tutti, quindi insomma questo la dice lunga anche su quanto abbia fatto bene il portiere del Bologna. Però ecco, se proprio vogliamo trovare qualcosina, un Inter che se riesce a finalizzare ancora meglio le partite le può chiudere prima e potrebbe completamente ammazzarle, però certo non stiamo qui a lamentarci dopo un 3-1 contro un Bologna, contro quello che per me potrebbe tranquillamente essere considerato come un big match per quello che il Bologna ha fatto in questi anni, per come il Bologna ha messo in difficoltà tante squadre e per esempio lo stesso Napoli in campionato ha sofferto tantissimo ed è uscito sconfitto dalla partita contro il Bologna, quindi diciamo che assolutamente ecco questa sera, per quanto ovviamente c'è sempre qualcosina che si può fare meglio, ci godiamo una gran bella Inter, un Inter che vince, che convince, che domina la partita, che gestisce bene tatticamente, e un Chivu che secondo me fa sempre più progressi come allenatore. Ecco, se noi vediamo il Chivu che oggi imposta e gestisce le partite è diverso rispetto a quello di inizio anno, quindi un grandissimo applauso va anche al nostro allenatore. Ragazzi, come al solito aspetto sempre le vostre considerazioni nei commenti, magari c'è qualche aspetto tattico che avete notato a differenza di quanto, magari qualche aspetto tattico che potrei aver perso, o qualche situazione che appunto io ho menzionato, voi l'avete vista in maniera differente, quindi come al solito andiamo a confrontarci anche nella sezione commenti. E come sempre, soprattutto dopo il primato confermato, io vi lascio con un grandissimo Forza Inter.